Qualche giorno fa ho letto un articolo di una vicenda accaduta in una scuola, magari l'avete sentita anche voi, e ho iniziato a fare delle considerazioni che poi hanno trovato motivo di approfondimento in un servizio di Mattino 5, e quindi volevo ascoltare con voi qualche clip. Questo video avrà due componenti. La prima componente sarà dedicata alla parte umanistica, una mia considerazione personale. La seconda componente invece sarà strettamente legata a ciò che il New Normal prevede per la didattica a distanza. Che il virtuale incide profondamente sull'equilibrio psicofisico degli studenti e che quindi i professori devono essere 100.000 volte più attenti. Questa scena, secondo te, Francesco, sarebbe avvenuta in aula? Una professoressa che si alza, prende un foulard e benda la studentessa che è a disagio? A me risulta anche che i ragazzi si siano rivolti ai rappresentanti d'istituto, quindi vuol dire che hanno sentito questo disagio e purtroppo non c'è stato il lieto fine. È molto Ok, la vicenda è abbastanza chiara. In una conferenza con tutti i compagni di classe, chiaramente, la professoressa di greco e latino ha chiesto alla studentessa di bendarsi. Ascoltiamo insieme una seconda clip per avere un quadro più generale della vicenda e delle varie posizioni anche delle persone presenti durante il servizio di Mattino 5. Aspetta, Annarita, scusami un attimo, Annarita. Mi perdoni, c'è un consenso perché c'è una dichiarazione diretta della stessa ragazza, quindi l'interessata, la quale ha detto: consapevoli e concordi con la professoressa, abbiamo deciso di fare questo come prova per dimostrare che il mondo si può guardare anche con occhi diversi. Quindi sicuramente il mondo si può guardare con occhi diversi, ma la scelta condivisa, quella no. Proviamo a contestualizzare questa situazione. Professoressa di greco e latino chiede a studentessa di mettersi la benda in un contesto di classe virtuale. Professoressa ad un livello gerarchicamente più alto, studentessa, per la vera natura del rapporto professori-studenti, in una posizione gerarchicamente più bassa. Quando una professoressa chiede alla studentessa di bendarsi gli occhi, si metterà la benda sugli occhi, e io contesto vivamente la posizione della condivisione di questa metodologia, tanto più che la studentessa alla fine della prova, alla fine della giornata, ha presentato delle rimostranze sia ai rappresentanti d'istituto che anche a casa. È chiaro che non ci può essere una condivisione di questa metodologia. Piccola considerazione. Nella prossima clip invece ascolteremo una posizione dove il mio cervello ha iniziato a fumare. Ha iniziato a fumare in maniera esponenziale. allora perdonami Francesco, ma perché noi in ogni gesto, in ogni atteggiamento vogliamo sempre vedere il lato negativo e non pensiamo che magari possa essere anche visto come un lato ludico, condiviso e giocoso? Perché? Allora, mosca cieca ci prendiamo, è un gioco. Grazie. Ludico, mosca cieca è un gioco. Chiaro, mosca cieca è un gioco che si fa tra ragazzi ed è un gioco delle parti dove ognuno sa qual è il proprio ruolo. Io mi bendo perché gli altri scappano e io li devo prendere. È un gioco da ragazzi, fatto in un contesto scolastico. Questa richiesta va a ledere la dignità della persona, della studentessa. Non posso permettere che questa metodologia possa andare sotto il banner di ludico. Non è giocoso, non è ludico. Tanto più che di ludico non si parla quando questa metodologia viene utilizzata in situazioni di tortura. Quando questa metodologia viene utilizzata appunto per torturare le persone, in quanto gli si leva la libertà, la dignità. E su questo punto vorrei aprire una parentesi. Mia colpa per non aver mai letto la Carta degli Human Rights, dei diritti umani. Questo è il documento degli Human Rights, scritto dalle United Nations, a pagina 21. Il primo capitolo dà la definizione di quelli che sono i diritti della persona e si dice a chiare lettere, in maniera forte, ciò che gli human rights sono, e lo traduco per chi non è necessariamente avvezzo all'inglese. I diritti umani sono diritti che ogni essere umano ha in virtù della propria
dignità umana. I human rights are rights that every human being has by virtue of his or her human dignity. Levando la dignità ad una persona, vai a ledere ciò che sono i diritti umani. Ecco perché il mio cervello ha iniziato a fumare quando ho sentito che era un'attività ludica. Quando vai a ledere la dignità di una persona, vai a ledere i propri diritti umani. E quindi non ci sto quando mi viene detto che l'attività del bendaggio in una classe è un'attività ludica. Non è ludica, è indignante per la persona, indignante. Adesso volevo chiudere la parte del discorso umanistico di questa vicenda ed aprire invece la parte tecnologica di perlomeno come la tecnologia del New Normal dovrebbe aiutare la didattica a distanza a svolgere le attività normali. A Francesco Vecchi su questo punto fa una domanda molto attinente. Ascoltiamola insieme. Ha preso 9 tra l'altro, ha preso 9 nell'intervista. La ragazza ha preso 9. Scusa Annarita, una domanda pratica, ma io professore come faccio a sapere che il mio alunno non legge dal libro? Esatto. Adesso Francesco ha fatto una domanda chiara e precisa, attinente alla realtà attuale. Come faccio a sapere che la studentessa non sta leggendo eventuali appunti? La realtà è che qualsiasi tipo di processo che prima era un processo svolto in un'aula scolastica o facendo un parallelismo in un ufficio di un'azienda, adesso deve essere svolto in maniera virtuale. Esistono già metodologie, processi e tecnologie per fare il proctored exam. Già esiste la possibilità di controllare a distanza. Non è un new normal, non è una novità, non è una novelty, è una realtà comprovata da processi stabiliti che disciplinano esattamente ciò che prima era una realtà fisica tangibile, quella dell'ufficio, quella della classe, in una realtà virtuale. Proviamo a pensare al processo scolastico o perlomeno al giorno tipo di uno studente. Si entra in classe, c'è la spiegazione della materia, c'è un'interrogazione finale per capire se la materia è stata appresa e poi ci sarà un esame finale che serve a mandare lo studente, la studentessa nel mercato del lavoro ed è appunto un esame di qualità. Il parallelismo con le aziende è molto calzante. Proviamo a pensare a un'azienda manifatturiera. Siamo sulla costiera amalfitana, a pochi chilometri da Vietri, parliamo delle ceramiche di Vietri. Un'azienda che produce vasi di ceramica ha la terracotta che entra in azienda dove viene modellata, cotta, c'è un controllo di qualità poi sul pezzo finale per vedere se non ci sono sbavature del colore, se le forme rispecchiano effettivamente ciò che il vaso dovrebbe rispecchiare e poi il prodotto va sul mercato. Come vedete i processi sono paralleli, uguali. Molte aziende oggi hanno lo stesso problema della professoressa. La creazione di processi che fino a ieri erano semplici perché fisici a processi che invece devono essere svolti nel virtuale. Nel caso della professoressa, di avere la capacità di modellare la tecnologia in base alle proprie necessità, così come alcune aziende stanno tentando di costruire dei processi ad hoc per sopperire ai processi fisici. La professoressa avrebbe tranquillamente potuto chiedere alla studentessa di condividere lo schermo. Non ho capito bene qual era la piattaforma utilizzata per questa conferenza online, ma qualsiasi tipo di piattaforma prevede la condivisione dello schermo. In questo caso Skype e Zoom, così Facebook. E quindi la professoressa avrebbe tranquillamente potuto vedere cosa c'era sullo schermo della studentessa e non chiederle di bendarsi gli occhi, ledendo la dignità della studentessa nei confronti degli altri compagni. Molto semplice. Ci vediamo presto per altri video ed altre considerazioni sul New Normal. Thank you.